30 ottobre 1960, ragazzi, auguri a Diego Armando Maradona, ovunque tu sia, come si dice a Napoli, metteci la mano a tua perché la situazione in casa Napoli continua ad essere cupa e che viaggia in un tunnel dove la luce è ben lontana. Buongiorno a tutti ragazzi, prima di cominciare ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti e un bel like a questo video se vi piace e ovviamente anche se non siete tifosi del Napoli. Se vi piacciono i miei contenuti e l'esposizione dei fatti, perché no? Un bel like non guasta mai. Un like di conforto, dai, per questi tifosi del Napoli che devono subire, perché subiamo, diciamo, un 2-2 in base a delle scelte scellerate dalla panchina, senza se e senza ma. Analizziamo la partita. Napoli-Milan è finita 2-2, dove il Napoli si è tenuto il pareggio poi e è riuscito anche a portare a casa il punto. Missione compiuta per quanto riguarda la gestione di Garcia dalla panchina, perché vai 2-0 sotto, pareggi la partita, cosa fai? Non ti tieni il pareggio invece di provarla a ribaltarla ed andare a vincere, così come ha fatto un Cagliari 3-0 sotto con il Frosinone, 4-3, mai domo, mai morto. E invece noi come abbiamo raggiunto il pareggio? Giocando 20 minuti su 90, giocando 25 minuti al massimo su 90, abbiamo raggiunto l'obiettivo. Appagati, va bene così. Tutti quanti a Mergellino a mangiare una bella frittura gamberi e calamari e avanti il prossimo. Perché è così che la stiamo gestendo. È così che la stiamo gestendo. Parte il primo tempo, 1-0 per il Milan per errore di Meret e Rachmani, 60 e 40. 60 Meret, 40 Rachmani, perdi Giroud, Giroud di testa, ovviamente, tira in porta. Un bellissimo colpo di testa al centro della porta. Cosa c'era da saltare? Meret salta da terra, intervento goffo, palla in rete, 1-0. Quindi, caro Meret, non te l'aspettavi, non eri pronto, non stavi in movimento, eccetera, eccetera, eccetera. Non sto qui ad infierire perché tanto lo sapete benissimo come la penso e a Napoli serve un portiere, nella maniera più assoluta. Secondo gol, stessa storia, Rachmani sempre su una palla alta, Rachmani perde Giroud 2-0. L'unica palla che crea il Napoli è qua per Politano, raso terra Politano con sufficienza, con la porta a un metro vuota, la butta fuori e va bene così. Chiudiamo il primo tempo sotto di 2 gol, dove il Milan poi ha rischiato anche di dilagare, perché se fosse stato 4-0 il risultato finale al termine dei 45 minuti, il Milan non avrebbe rubato praticamente niente. Rientriamo in campo, triplo cambio, Ostica, D'Olivera e Simeone per Elmas, Nathan e Rachmani. Scusate, non Nathan, Elmas, Mario Rui e Rachmani. È un Napoli che si riversa nella metà campo avversaria, 25 minuti, 20 minuti di foga fino al 70esimo. E poi, finito lì, pareggiamo la partita con due giocate, perché sono due giocate, senza che mi venite a dire il Napoli stava giocando bene, perché sono due giocate dei singoli. Un calcio di punizione e da una rimessa laterale Politano fa il 2-1 accentrandosi in aria e tirando fortissimo sotto la traversa, un grandissimo gol. L'altro è la punizione di Raspadori, quindi senza che abbiamo giocato bene il secondo tempo, eccetera, eccetera. Sì, abbiamo giocato meglio, abbiamo corso meglio invece di correre appresso all'avversario e non tenere palla. Abbiamo corso meglio forse e abbiamo tenuto un tantino più il pallone. È un Napoli scarico che a fine partita era cotto in tutti i suoi elementi, tutti quanti a terra in debito d'ossigeno, perché correre appresso all'avversario sono le basi del calcio da millenni. Ci perdi solo tempo e le partite non le vinci. Arriva e sale in cattedra Garcia. I cambi per poter portare a casa almeno il punto. Invece di vincerla, il Milan era in totale balia del Napoli. In quel momento, cosa fa Garcia?
Anch'issa per Zielinski e dulcis in fundo Zanoli per Politano. Io ho 30 milioni seduti in panchina, 30 fottutissimi milioni. È arrivato a Napoli come il giovane più promettente d'Europa, come esterno d'attacco. È diventato un bidone Lindstrom, è diventato un bidone. Garzia ce lo sta bruciando, quindi caro Presidente, bisogna prendere provvedimenti. Non se ne può più con quest'uomo seduto in panchina, per quanto mi riguarda. Poi mi potete dire, ma ieri cosa c'entrava Garzia? Ieri Garzia si è venuto a prendere il punto, si è appeso, si è attaccato a questo pareggio raggiunto con tanta foga e tanta voglia, ma il Napoli aveva tanta voglia di andarla a vincere la partita, cosa che non arrivava dalla panchina, non si percepiva dalla panchina che si voleva andare a vincere la partita. Nel primo tempo l'ha impostata male, forse il Napoli, anche squadra, anche i calciatori, l'hanno interpretata malissimo e sei andato in sbattimento contro il Milan, va bene, ma il secondo tempo quando l'hai raddrizzata bastava solo premere sull'acceleratore 5 minuti per mettere in difficoltà quel Milan. Pioli ti fa un assist esagerato, toglie Leao e Giroud nel doppio cambio, chiusa totalmente la pericolosità del Milan, torti quei due elementi ieri sera, assist a Garzia, Garzia invece di buttare la palla dentro su quell'assist decide di tenersi il punto. Decide di tenersi il punto perché in quel momento il cambio Zanoli-Politano non mi serve, non mi serve per andarmi a coprire quella fottutissima fascia sinistra del Milan quando le avevo uscito, non mi serve. Non mi serve perché c'era Di Lorenzo, c'era Ostigard che ha fatto una grandissima partita quando è entrato nel secondo tempo. No, mi serve. Ecco perché dite, ma tu te la prendi sempre con Garzia, ma con chi me la devo prendere? Con chi me la devo prendere? Fisicamente siamo a terra perché corriamo appresso a tutti gli avversari, anche appresso all'Union Berlin, al di là che ci sia il Milan o la Naune di fronte. Non riusciamo ad imbastire un'azione che dici, mamma mia, che bella azione, bella, elaborata, voluta, ecco, è il termine giusto. Non ci sono azioni volute. Per espedienti, pareggi la partita per 2 giocate, questo è il Napoli. Io l'ho detto contro il Braga, l'ho detto contro il Braga, il video, il canale parla chiaro e c'è il video. Il mio Garzia out è partito dopo il Braga. Quando Garzia si presenta in conferenza stampa e dice noi l'abbiamo preparata così, quelle palle forti le abbiamo studiate perché in area di rigore può sempre succedere qualcosa. Niente da fare, Garzia. Questo calcio non porta da nessuna parte. Ti porta forse a giocarti qualche piazzamento, ma ti devi andare anche comunque tutto bene per piazzarti tra le prime 4. Senza fare pronostici, la matematica è semplice. 28 partite fino alla fine della stagione, ne dobbiamo vincere 20 partite per arrivare a... Siamo a 18, per arrivare a 78 punti. 78 punti arrivi tra il terzo e il quarto posto. È molto semplice. Ma la domanda che vi faccio, per come vedete il Napoli, è semplice vincere 20 partite su 28? Assolutamente no. Assolutamente no. Ecco perché a tempo debito già parlato e parlai contro il Braga, perché lo si sapeva già. Napoli altalenante, una la pareggi, una la vinci, un'altra la perdi. Altro che continuità di risultati, come dice il mister nell'intervista post partita. E chiudiamo perché poi mi sono già arrabbiato troppo. Dov'è? Eccola qui. Nell'intervista post partita il mister parla dell'espulsione di Nathan. Parla anche dell'espulsione di Nathan e si fa anche la voce grossa e dice sulla domanda che gli hanno fatto, loro hanno preso il palo e fatto gol, noi potevamo vincerla. Ecco qua, la scelta di Zanoli e non di Lindstrom e Zerbin perché sapevo che Nathan prendeva il secondo giallo. Garzia, qua nessuno è fisso, qua nessuno è fisso, non è che sei arrivato tu dalla vicina Francia ad insegnare calcio, ma veramente stai facendo? Veramente stai facendo? Comunque si fa anche una risata
sorvoliamo su questo fatto. E Garcia nella conferenza post partita dice: ci serve questo filotto di vittorie, ci servono queste vittorie, questa continuità per scalare la classifica. Ma che cosa hai scoperto? L'acqua calda. Hai scoperto l'acqua calda. È normale che con una continuità di risultati risale la classifica, ma la continuità di risultati non arriverà mai se tu sul 2-2 con un avversario che avevi completamente in scacco ammazzi una partita e ti difendi portandoti il punto a casa. Questa è la stessa stronzata che hai fatto contro il Real Madrid con il cambio di Politano. La stessa stronzata. La stessa stronzata. Perché lì hai ammazzato una partita e hai tolto contro il Real Madrid il migliore in campo. Il migliore in campo, quando poi Politano ti ha mandato a quel paese. Hai fatto buono Politano a mandarti a quel paese. Perché tu ti vuoi tenere i pareggi, ti tieni i risultati stretti, non sei quello che vuole mettere l'avversario alle corde e distruggere l'avversario. Come poi è l'essenza di uno sport che è competizione. Hai l'altra squadra, devi vincere, cerchi di sovrastarla in tutti i modi. Invece no, a Napoli si cerca di portare a casa il massimo risultato con il minimo sforzo. Quindi a me di questa allegrite non me ne serve assolutamente, né tantomeno serve al Napoli, all'ambiente, alla tifoseria e alla società. Non serve un allenatore del genere che la pensa così. Cari ragazzi, ditemi ciò che volete, iscrivetevi al canale se la pensate come me. Andate avanti e non guardatevi il video se non la pensate come me, perché io la mia idea sul mister non la cambierò mai. Non la cambierò mai perché sono queste le partite che dovevi provare a vincere ed entrare un tantino in più nella mente dei tifosi, entrare nel cuore, diciamo, anche della squadra, nella mente della squadra che vede, porca miseria, il mister la vuole vincere, vinciamo la partita. Quando mi entra Zanoli, tu mi hai ammazzato psicologicamente tutto l'11 che era titolare in quel momento, tutti quanti, perché l'hanno visto tutti quanti che ti volevi prendere il punto. Detto questo ragazzi, saremo in live stasera 18:20 o 18:30 giù di lì con Armando di Casanapoli e Giuliano. Ci vediamo, mi auguro, in live. Venite numerosi e ne discutiamo lì a 360 gradi. Sempre Forza Napoli. Ciao.